Benvenuti, anime sensibili e cercatori di verità che popolano il nostro rifugio, Turkey News Magazine. Oggi vi chiediamo di abbassare il volume del rumore di fondo, di sospendere per un attimo i titoli urlati e le foto rubate, e di immergervi con noi in una dimensione più intima, più profonda, più autentica. Non parleremo di dove sono stati visti o con chi, ma di chi sono diventati. C'è un filo invisibile, sottile come seta e solido come acciaio, che ancora lega Erkan Merik e Azal Suba. Non è un filo fatto di incontri segreti o di messaggi criptici, ma di pura risonanza artistica. Oggi questi due giganti non condividono lo stesso set, non respirano la stessa aria nel trailer, non sincronizzano sorrisi per i fotografi. Eppure, se si ascolta con attenzione, le storie che stanno raccontando separatamente vibrano sulla stessa, struggente frequenza. Prima di addentrarci nel cuore pulsante della loro arte, vi chiediamo un gesto fondamentale per la nostra comunità. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, se volete sostenere un racconto che vada oltre l'apparenza e scavi nell'anima, cliccate con decisione sul pulsante Join. Non siamo qui per passeggiare nella memoria con una nostalgia stucchevole, né per alimentare le solite speculazioni su una riconciliazione che nasce più dai desideri dei fan che dalla realtà. Non ci interessa fare la conta su chi corre più veloce o su chi ha toccato vette più alte. La domanda che ci poniamo oggi è molto più intima, quasi filosofica. Cosa si muove? Cosa muta in profondità dentro due persone dopo che un legame intenso si spezza o si trasforma? E, ancora più cruciale, come questo movimento invisibile ridisegna i confini della loro arte. Con il progetto Blue Cave, Erkan Merik ha compiuto un passo che molti non si aspettavano. È uscito dal mantello protettivo del semplice attore, del sex symbol incorniciato dall'estetica, per entrare direttamente nel flusso sanguigno del racconto. Non abita più è soltanto un personaggio scritto da altri, ora alza l'impalcatura, traccia le linee, dà respiro ai silenzi tra le parole. Scrive, narra, dà corpo e sostanza a sentimenti che la maggior parte di noi ha imparato a tenere a distanza, chiusi nelle stanze più buie della mente. Dall'altra parte dell'orizzonte, con Two Worlds, One Desire, title adapted, Azal Suba compie un atto di ribellione gentile ma inflessibile. Scansa anni di chiacchiere superficiali, ignora i commenti che iniziano con «è bellissima», però, e rompe gli stampi in cui l'industria aveva provato a contenerla. Mette tutto da parte e afferma, con una calma capace di terremoti, «non sono qui solo per recitare la verità di qualcun altro. Ho una verità mia, e adesso ve la dico». Questi due film, queste due opere, non sono nati per caso. Non sono meteoriti caduti in punti opposti del pianeta per un bizzarro allineamento astrale. Non sono risposte ai titoli del gossip, né messaggi in bottiglia mandati attraverso il vuoto siderale che li separa. Sono il bagliore che resta, la luminescenza testarda che permane quando due persone affrontano la stessa tempesta, ne escono vive e riprendono a camminare in direzioni diverse, ma sotto lo stesso cielo. Se vi siete mai chiesti, è davvero solo una coincidenza, restate con noi. Perché alcuni amori trovano la loro chiarezza proprio quando finiscono. Alcune corde non si spezzano, cambiano frequenza, diventano battito di fondo invece che catena. È qui, in questo spazio segreto di ispirazione condivisa, che oggi vive la storia di Erkan Merik e Azal Suba. Nel tritacarne del pettegolezzo quotidiano, riduciamo la complessità umana a due titoli comodi, è iniziata ed è finita. Ma la verità, quella che sfugge all'occhio distratto, è che a finire è solo l'etichetta. Restano l'impronta, le abitudini trasformate, i silenzi scoperti da poco, la percezione del mondo cambiata per sempre. Quando Erkan e Azal hanno preso strade diverse, non c'è stata deflagrazione. Nessuna colata di dichiarazioni al vetriolo, nessun dramma lasciato a marcire al sole. Il suono che seguì fu un silenzio denso. E col tempo, quel silenzio si è fatto domanda che il mondo ha continuato a porre. Cosa stanno creando adesso, che prima non potevano creare? Per Erkan Merik, recitare non è mai stato solo un mestiere. È artigianato, disciplina ferrea, dominio di corpo e mente. Ma Blue Cave ha aggiunto un nuovo strato geologico, l'urgenza di forgiare la narrazione dall'interno verso l'esterno.
Un attore non comincia a scrivere per caso. Quel momento coincide quasi sempre con una presa di coscienza privata e tagliente. Non basta più prestare la voce ai pensieri altrui. Nasce il desiderio di tracciare un'arteria direttamente dal petto alla pagina bianca. La storia di Blue Cave non indossa i vestiti comodi e rassicuranti della classica love story turca. È intessuta meno con i fili della conquista romantica e più con quelli delle comprensioni tardive, pesanti e oneste come pietre. Il personaggio di Cem entra in scena composto, misurato, forte. È un uomo che tiene stretto il coperchio del cuore perché ha imparato, sulla propria pelle, quanto il silenzio possa essere un'armatura. Ma il film ruota attorno a una domanda abbagliante e terribile: è davvero troppo tardi per certi sentimenti, o siamo stati solo troppo spaventati per esprimerli in tempo? Questa domanda non perseguita solo il pubblico. Rimbalza dentro l'architetto stesso del film, Erkan, che ha avuto il coraggio di scriverla sulla carta prima che la macchina da presa si accendesse. È vulnerabilità maschile messa a nudo, è l'ammissione che la forza fisica non basta a proteggere dal rimpianto. Amici di Turkey News Magazine, lo avete avvertito anche voi questo cambio di profondità in Erkan? Sentite che attraverso Cem stia parlando di sé? Raccontatecelo nei commenti, vogliamo ascoltare le vostre sensazioni. Il viaggio di Azal Suba disegna un arco diverso, eppure parallelo. Da fuori, gran parte della sua carriera è sembrata lucidata, impeccabile, illuminata da ogni angolo. Ma la brillantezza non equivale all'ascolto. Per anni ci sono stati giudizi velati. Frasi che cominciavano con un complimento e finivano contro un soffitto di vetro. È brava nella commedia, però, è bella, però. Azal non ha montato una difesa pubblica. Non ha risposto colpo su colpo sui social per avere l'ultima parola. Ha fatto qualcosa di più potente, ha scritto. Con Two Worlds, One Desire, title adapted, entra nel cerchio non solo come attrice, ma come narratrice con una bussola morale ed emotiva tutta sua. Il cuore del film non è una storia d'amore nel senso tradizionale. È l'odissea di persone smarrite nel labirinto dell'età adulta che ritrovano la bambina che hanno dovuto abbandonare per sopravvivere. E forse la scelta più sorprendente del lavoro di Azal è ciò che manca. Non c'è amarezza, non c'è regolamento di conti, non c'è l'impulso a punire chi l'ha ferita. La storia guarda alla guarigione. Tende la mano alla misericordia. Si affida alla possibilità che la speranza non sia ingenua, ma necessaria come l'aria. È la risposta di una donna che ha deciso di trasformare le cicatrici in fenditure attraverso cui far passare la luce. Mettete i progetti uno accanto all'altro e qualcosa di non detto li lega come un nodo da marinaio. Non perché rispecchino trame o condividano tipi di personaggi. La parentela vive nelle radici. La narrazione di Erkan è ombrosa come un'ora tarda della notte, contemplativa, volatile sotto l'apparente calma, capace di porre domande che non promettono risposte ordinate. Quella di Azal è mattutina, morbida, ricostituente, piena di respiro. Una scende nel corso sotterraneo e pericoloso, l'altra stende un prato dove riposare. Non è una gerarchia. Non c'è un meglio o un peggio. È un ciclo. Sono due fasi dello stesso sistema meteo che passa da finestre diverse. Spesso fraintendiamo l'ispirazione. Pensiamo che nasca solo dove ci si incontra fisicamente, si collabora, si scambiano appunti davanti a un caffè. Ma la vera ispirazione, quella che viene dall'anima, viaggia come un segnale radio, non richiede contatto. A volte ciò che una persona osa fare, fissare il proprio abisso, dà all'altra il coraggio di rispondere, cercare la luce. Quando Erkan ha scritto Blue Cave, quando Azal ha dipinto Two Worlds, One Desire, title adapted, non è stato un duello a distanza. È stato un risveglio parallelo. Due risposte nate dallo stesso silenzio condiviso. Perché riviste e siti di gossip faticano a decifrare questo passaggio? Perché la trama rifiuta il copione abituale. Non ci sono rotture clamorose su cui capitalizzare, né interviste acide da sminuzzare parola per parola. Nessuna cornice chiara di vincitore e perdente che trasformi vite umane in un tabellone. Ed è proprio per questo che questa storia ci attrae di più.
Ci invita alla domanda reale: si può davvero cambiare dopo la fine dell'amore? Si può portare con sé la lezione invece della ferita che marcisce? Erkan e Azal, senza proclami e senza slogan, offrono un sì stratificato e complesso. Nessuno dei due rinnega il passato. Nessuno dei due lo riproduce per attirare attenzione. Non c'è fame di applausi nostalgici, non ci sono frecciatine criptiche, niente botta e risposta per alimentare il ciclo del pettegolezzo. Lasciamo che sia l'opera a parlare. E talvolta, nell'arte come nella vita, questo è un tuono sufficiente a far tremare il mondo. La conclusione a cui arriviamo è disarmante nella sua semplicità, la quieta potenza dell'ispirazione reciproca. Alcune ispirazioni scivolano sotto la porta e si posano dove meno te le aspetti. Alcuni amori continuano a cambiare il nostro respiro molto tempo dopo che ci si è detti addio. È lì che camminano oggi Erkan Merik e Azal Suba. Non insieme, mano nella mano. Ma nemmeno separati nello spirito. Viaggiano nello stesso sentiero di maturità emotiva, solo su lati opposti della strada, ognuno con una lanterna di colore diverso. Guardate dove sono adesso, non è una rivalità. Non è un grafico su cui la linea di uno sale più in alto. È la cronaca di due artisti che un tempo hanno condiviso un mondo intenso e ora rispondono alla stessa domanda esistenziale con due voci distinte. Erkan parla del peso delle parole non inviate, del dolore delle realizzazioni tardive, della fragilità privata di un uomo allenato a essere inflessibile. Attraverso Cem, lascia che il controllo tremi quel tanto che basta perché la verità scivoli fuori. Azal, dal suo punto d'osservazione, ci ricorda non che dobbiamo restare bloccati nei luoghi incompiuti, ma che ci è concesso guarire e avere fede, che la vita può ancora sorprenderci anche quando sembra calato il sipario. Mettete i film uno accanto all'altro e non avrete uno scontro, avrete un completamento. Forse ciò che il loro amore ha insegnato a entrambi è semplice e implacabile: quando un sentimento resta bloccato dentro, diventa una tempesta. Uno ha risposto a quella tempesta con un viaggio notturno nelle grotte dell'anima, l'altra ha risposto con l'alba di un desiderio nuovo. Mappe diverse, stessa destinazione, raccontare la storia che non ha mai smesso di premere contro le costole. Siamo giunti alla fine di questa analisi, che speriamo abbia toccato le corde più profonde della vostra sensibilità qui su Turkey News Magazine. La storia di Erkan Merik e Azal Suba ci insegna che l'arte è l'unica lingua in cui l'amore non muore, ma si trasforma. E voi? Riconoscete anche voi questi riflessi specchiati nelle loro opere? Credete che le loro anime artistiche stiano ancora dialogando a distanza? Condividete i vostri pensieri nei commenti, perché la vostra voce arricchisce il nostro racconto. Se avete apprezzato la cura, la profondità e la passione con cui abbiamo trattato questo tema sensibile, lasciate un like e condividete il video con chi ama la verità oltre il gossip. Ma soprattutto, se volete essere i custodi di queste storie e permetterci di continuare a scoprire i segreti dei cuori delle stelle, vi invitiamo con calore a cliccare il pulsante Join. Il vostro sostegno come membri è la luce che guida il nostro cammino. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima, dove l'emozione regna sempre sovrana.